Un saluto a tutti dal canale Inverter Clima. Abbiamo una scheda SMEG di HT82 e 81T di un'asciugatrice in cui mi è stato detto che non si accende. Andiamo a rimuovere l'involucro di sopra facendo leva lungo il perimetro. Ci sono degli incastri. Bene, la scheda si presenta in questo modo. Da questo lato abbiamo tutti i componenti SMD, il microcontrollore display. Da quest'altro lato abbiamo il trasformatore primario e secondario per poter avere poi una bassa tensione. Abbiamo l'alimentatore in cui abbiamo un trasformatore e un integrato switching di cui è un LNK623PG. Questo è importante perché molto spesso esplodono perché lavorano ad alta frequenza, in cui vanno a switchare sul trasformatore. Questo fa sì che si ha una bassa tensione sul secondario, in cui possiamo vedere poi dei diodi ultra veloci, eccoli qui, per raddrizzare la tensione. Bene, andiamo a fare dei controlli. Il primo controllo che si deve fare è visivo, bisogna vedere se ci sono condensatori gonfi. Il secondo controllo è quello di testare un po' di componenti, soprattutto i diodi o qualche fusibile. Mettiamo in test diodo e andiamo a fare qualche controllo sui diodi sul secondario. Questo è il condensatore che carica e scarica. Ok, i diodi sembrano buoni. Andiamo a vedere questa resistenza da 32 ohm. E ok. Allora andiamo a fare una recensione di come funziona questo alimentatore. Abbiamo questo connettore in cui entra la 220 volt alternata. Qui abbiamo una resistenza in serie su una linea della 220 volt da 33 ohm, funge da protezione. Qui abbiamo due diodi in cui la corrente alternata viene raddrizzata e dopodiché viene filtrata da questi due condensatori da 450 volt 6,8 microfarad. Dopodiché abbiamo l'integrato che già abbiamo visto, l'LNK, la 300 volt che viene filtrata da questi due condensatori elettrolitici arriva su questo integrato, una 300 volt che è il piedino singolo 300 volt che è il drain e i quattro piedini sull'altro lato sono i source. Quindi qui
dovremmo avere 300 volt. Ovviamente adesso non è alimentata, adesso andremo a alimentare e andremo a vedere se effettivamente arriva alla 300 volt. Per alimentare una scheda elettronica sul banco, qualsiasi scheda a 220 volt, di mettere sempre una lampadina alogena in serie, ok? Quindi vi ricordo anche che i miei video sono a scopo informativo. Chi non è esperto di elettronica vi consiglio di non mettere mani. Quindi andiamo ad alimentare la scheda, diamo alimentazione, mettiamo il tester in AC, andiamo a vedere se abbiamo la 230 volt. Ok, mettiamo in DC e andiamo direttamente sul LNK, stando attenti perché qui dovremmo avere 300 volt ma non ce l'abbiamo tra drain e source. Siccome non abbiamo i 300 volt su questo integrato, il problema dovrebbe stare qui. Andiamo a vedere su questo condensatore da 450 volt. Qui abbiamo i 300 volt, poi abbiamo in serie questa bobina e qui non abbiamo i 300 volt su quest'altro condensatore, non abbiamo i 300 volt, quindi significa che abbiamo un'interruzione su questa bobina qua che sta in serie sulla 300 volt. Ok, togliamo alimentazione e andiamo a rimuovere questa bobina. La possiamo già testare da qui perché questa qua dovrebbe dare continuità. E come si può vedere, vediamo se abbiamo il condensatore carico ancora. Sì, ci sono 4 volt sul condensatore, quindi lo dobbiamo scaricare. Questa qua dovrebbe bippare, ma possiamo vedere che è aperta la bobina, quindi andiamo a rimuoverla. Bene, bobina rimossa e una induttanza 102K. Attenzione, 102K non sta come ohm, ok? Perché le bobine si misurano in R. Allora possiamo vedere tramite questa tabella 102K, ce l'abbiamo qui abbiamo la misura in R, quindi 1000 microR. Questa bobina, misurandola con un multimetro in R, con le misure in R, deve dare 1000 microR, però siccome è aperta non darà nessun valore. Per quanto riguarda il K, sta anche, possiamo trovare anche J a posto del K, e possiamo vedere che qui c'è scritto tolleranza JK. Solitamente questi si usano per fare i calcoli sull'induttanza, ma a noi non ci interessa fare il calcolo, quindi dobbiamo trovare una qualcosa da sostituire. Al momento purtroppo non ho questa bobina e l'andrò a sostituire con un NTC
Che cos'è l'NTC? Per chi non lo sa, è una resistenza che varia il suo valore ohmico in base alla temperatura. NTC viene definita come coefficiente di temperatura negativa. All'aumentare della temperatura il suo valore ohmico scenderà. Attualmente il suo valore ohmico è di 24 ohm, ma se la vado a riscaldare guardate, il suo valore sta scendendo fino ad aprirsi completamente. Ok, questo fa sì che se ci fosse un corto l'NTC si riscalda molto velocemente, di cui aprirà il circuito e fa in modo che non arrivi più la 300 volt su questo integrato. Però attenzione, perché questi due componenti hanno due funzioni diverse. L'NTC serve per protezione, mentre invece l'induttanza non solo fa da protezione, ma va a smorzare anche la tensione nel momento in cui viene a mancare bruscamente la tensione, cioè nel senso andiamo a spegnere, sta lavorando, si va a togliere alimentazione, viene a mancare l'alimentazione, lei fa in modo che la tensione non caschi, non precipiti all'istante. Ecco, quindi diciamo che ha questa funzione in più dell'NTC. L'NTC invece interviene soltanto nel momento in cui c'è un corto. Bene, al momento non ce l'ho, quindi andremo a mettere l'NTC giusto per provarla. Ok, rimettiamo il connettore. In questo momento ho una lampadina in serie che, se ci dovesse essere qualche corto, interviene la lampadina accendendosi, ok? Fa in modo che il danno non si propaghi ancora di più. Diamo alimentazione, andiamo a vedere se abbiamo la 300 volt. Ok, abbiamo la 300 volt sull'integrato. Andiamo a vedere se abbiamo il power 5,9 volt e ce l'abbiamo. Andiamo a vedere il feedback 1,4 ed è ok. Andiamo a vedere sul secondario 17 volt, il diodo è il D17. Andiamo a vedere sul diodo D20 5 volt. Ok, direi che la scheda è tornata a funzionare. Proviamo ad accenderla. L'asciugatrice si è accesa, ovviamente darà degli errori perché sono staccati tutti i connettori, però la scheda è tornata a funzionare. Causa un induttore che costa pochi centesimi. Bene, da Mimmo Refriger questo è tutto. Mi raccomando ragazzi, se vi è piaciuto questo video iscrivetevi al canale, azionate la campanella per le notifiche. Un abbraccio a tutti e ci vediamo ad un prossimo video.